Benvenuti o bentornati nel mio canale YouTube relativo in questo caso alla programmazione dei PLC. In particolare sto parlando del Siemens S7 2005 ma anche del nuovo. Di cosa si occuperà questo video? Del linguaggio di programmazione conosciuto come ladder diagram, anche come sigla LD, conosciuto anche come COP, che è l'acronimo di Contact Plan, quindi schema a contatti. Quindi parleremo di questo linguaggio di programmazione e del perché è il più utilizzato e il più usato dai programmatori. È più utilizzato perché non fa altro che utilizzare la conversione degli schemi elettrici funzionali in linguaggio ladder. Quindi ho un linguaggio analogo allo schema elettrico funzionale. Come possiamo vedere nell'immagine, qui abbiamo uno schema elettrico funzionale per uno schema elettropneumatico. Abbiamo i nostri contatti, il nostro schema, e questa è la conversione dello schema elettrico in linguaggio ladder. Ma passiamo alla seconda slide. In questa slide vediamo quali sono i linguaggi di programmazione del PLC secondo le norme IEC 1131-3. Sono divisi in due categorie, i linguaggi testuali e i linguaggi grafici. Per quanto riguarda i linguaggi testuali abbiamo quello che è conosciuto come lista di istruzione o AVL o AWL, oppure il linguaggio SCL, che è un linguaggio strutturato, un linguaggio evoluto ad alto livello simile al Pascal. Per quanto riguarda quelli grafici abbiamo il ladder diagram, conosciuto come abbiamo detto anche come COP, schema a contatti, è sempre la stessa cosa, cambia semplicemente il nome. Abbiamo poi il linguaggio a blocchi funzionali, conosciuto come FUP, ed è un programma a blocchi logici. Il terzo linguaggio di programmazione grafico è l'SFC, schema funzionale in sequenza, comunemente denominato, chiamato anche GraphSet. Parliamo adesso più specificamente solo del linguaggio ladder, che è quello di cui ci occuperemo in questo video. Quindi abbiamo visto che il PLC si può programmare con diversi linguaggi. Uno di questi è il ladder, conosciuto anche, come abbiamo detto, schema a contatti con la sigla LD. Ed è anche il più diffuso linguaggio di programmazione dei PLC. Il nome ladder significa scala, sarebbe la scala a pioli in inglese. Il ladder diagram non è altro, abbiamo visto, che la conversione, la trasposizione del circuito elettrico funzionale o dei circuiti elettrici in schemi a contatti. Lo schema ladder, strutturalmente, qui ne vediamo una figura, è composto da due linee verticali che sono le barre di alimentazione. Così come lo schema funzionale ha nella parte alta superiore una linea per l'alimentazione, il più, e sotto parallelo una meno, in questo caso sono parallele, però sono verticali, il più e il meno. Le due linee, e poi ci sono da linee orizzontali chiamate rung, che sarebbero i pioli, sulle quali sono poi disegnati i sistemi da controllare. Alla barra sinistra fanno capo le variabili di ingresso, gli input, mentre alla barra destra, che molte volte viene omessa, non viene disegnata, ma ci sarà solo un semplice trattino, fanno invece capo le variabili di uscita. Vediamo adesso alcune indicazioni di carattere generali da tener conto quando facciamo la conversione degli schemi. Allora, il primo, negli schemi funzionali il flusso logico va da sinistra verso destra. Negli schemi ladder invece va dall'alto verso il basso, quindi piolo per piolo. Secondo aspetto è nessun output può essere collegato direttamente alla barra sinistra, perché non posso avere un'uscita se non ho nessun comando. Non esiste nessun numero limite del numero dei contatti da inserire in una linea di comando orizzontale, ovviamente memoria permettendo. Tutti gli output possono poi essere usati anche come input per altri comandi. Nessun contatto può essere messo dopo un output, a destra dell'output. Ogni linea orizzontale deve terminare con un output o comunque con
un determinato risultato che può essere un contatore, un temporizzatore o altro. È possibile collegare in parallelo più output, quindi dalla stessa linea di comando possiamo avere un comando di output, ma anche 2, 3 e così via. Il programma viene eseguito in che modo? Valutando una linea orizzontale, un rung, alla volta da sinistra verso destra, quindi va a leggere tutti gli ingressi per poi comandare l'uscita sulla parte destra della nostra scala a pioli. L'ordine di valutazione dei rung dei pioli è quello che procede dal primo piolo, dal primo rung, all'ultimo rung. Vediamo in questa slide i simboli grafici di base del linguaggio ladder. Questi sono i simboli grafici base di uno schema elettrico, un contatto normalmente aperto, un contatto chiuso, normalmente chiuso, e una bobina. Nel ladder diagram questi contatti vengono disegnati in questo modo: un contatto aperto, un contatto chiuso e una bobina. Ovviamente c'è anche la bobina chiusa, quindi sarebbe due parentesi rotonde con un taglio, come in questo caso del contatto NC. Vediamo in questo caso la conversione di schema funzionale di due contatti in serie. Alimentazione, ingresso, secondo ingresso e la mia uscita. La conversione avviene un ingresso I2 e la mia uscita. Questo è il modo più semplice per convertire lo schema funzionale in schema a contatti. Vediamo anche come combinare le funzioni logiche di base, ad esempio un contatto chiuso ed un'uscita. Un contatto chiuso è una funzione logica NOT, perché ovviamente quando il contatto è chiuso manda direttamente il segnale, quindi abbiamo un'uscita e un NOT. Due contatti in serie mi danno un'uscita, quindi è un AND. Due contatti in parallelo è un OR. Questa combinazione invece è una XOR, dove è una OR esclusiva, dove l'OR ci sarà solo se c'è questo contatto e se c'è questo contatto, o se c'è I1 o c'è I2, ma non ci sarà uscita se sono presenti sia I con 1 sia I con 2, quindi un OR esclusivo. A fianco ho messo un circuito di autoritenuta, uno start, uno stop con una bobina, con un relè e il contatto del relè che va ad alimentare lo stesso relè. Trasformare questo circuito di autoritenuta in schema ladder: abbiamo lo start, lo stop contatto chiuso, la mia uscita e il mio contatto del relè. Questo è un esempio per quanto riguarda un ciclo pneumatico, anzi elettropneumatico, quando la sequenza si sposta il cilindro A in avanti, poi il B in avanti, poi rientra il cilindro A meno e poi rientra il cilindro B meno. Usualmente per quanto riguarda lo schema elettropneumatico, una volta scritti i movimenti, dallo start singolo, dallo start automatico insieme al fine corsa B0 ottengo A+, il fine corsa A con 1 mi comanda il B+, il fine corsa B1 mi comanda A-, e il fine corsa A con 0 mi comanda il D-. La tabella delle variabili del PLC assegno ad ognuna di queste variabili ingresso e uscite le mie uscite e le mie variabili nel PLC. Quindi, ad esempio, se allo start auto assegno l'ingresso 00 e così via tutte le altre, alle uscite ho 4 uscite, ho una più, una meno, un B+, un B-, alle quali assegno le mie uscite da Q00 a Q0.3. La bobina del relè, essendo una memoria, assegna al relè X una memoria interna, memoria 0.0. Vediamo adesso come convertire questo schema elettrico funzionale in schema a contatti. Questo è lo schema di prima, senza la parte di potenza pneumatica. Vedete che al fianco dei miei simboli di start, di stop, ho messo il nome delle mie variabili che avevo assegnato al mio PLC.
Per la conversione è semplicissimo. Faccio una rotazione dello schema di 90 gradi verso destra e quindi mi trovo, questo è il primo piolo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto ed eccole qua. Ovviamente quando andrò a programmarle nel PLC, considerando, abbiamo detto che le uscite non possono essere a sinistra, ma devono essere a destra, non faccio altro che capovolgere lo schema orizzontalmente. Quindi ribalto questo schema in modo di avere la parte che stava a destra, me la ritrovo a sinistra. E così il lavoro è completato. Quindi un modo per programmare il PLC è quello di, abbiamo visto, è quello di disegnarsi lo schema elettrico funzionale. Una volta disegnato, assegnare le variabili ai vari ingressi e alle varie uscite, e una volta che abbiamo fatto questo lavoro non facciamo altro che ruotare il nostro schema e sostituire i contatti delle nostre uscite, delle nostre variabili di ingresso e di uscita con i simboli del nostro linguaggio ladder. Bene, vi ringrazio per la visione del video, spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato e volete iscrivervi al canale, fatelo, ovviamente vi invito a farlo. Mettete un like se vi è piaciuto e se avete delle osservazioni o delle critiche da fare, fatele pure, così che si possa crescere e migliorare attraverso le critiche costruttive. Vi auguro una buona continuazione e una buona navigazione su YouTube. Alla prossima!